I semi sono un crocevia in cui passato e futuro coincidono. Nei semi incontriamo le origini delle piante, ma anche quello che saranno. Sono la parte più elementare da cui partire per comprendere anche una cucina, riscoprirne le radici e valutarne le possibilità. Questo perché i semi fondano le comunità rurali che devono sviluppare con loro un rapporto di profonda comunanza e rispetto. Devono essere coscienti anche che un piccolo errore o una dimenticanza può essere irrimediabile e far perdere un intero raccolto, o peggio, un ecosistema intero. Germogli è il viaggio di Made in Nature alla ricerca delle radici del biologico, per dimostrare come il biologico non sia soltanto un'alternativa, ma una realtà già saldamente legata alle nostre abitudini alimentari, alle tradizioni culinarie del passato e a quella cucina rurale da cui oggi vediamo sbocciare la cucina del futuro. Per quanto apparentemente semplici e minuscoli, i semi sono un sistema complesso di 3 parti distinte: tegumento, embrione e tessuto nutritivo. Il tegumento è la parte più esterna e ha il compito di proteggere l'embrione, da cui si svilupperà poi la pianta, e il tessuto nutritivo, o parenchima, in cui sono contenute le scorte energetiche per mantenerlo vitale. Si tratta di una tecnologia all'avanguardia che nel corso del tempo ha cambiato caratteristiche e strategie per permettere la sopravvivenza della specie. Basti pensare ai frutti di alcune piante o ai colori sgargianti dei fiori, vere e proprie tecniche di marketing ancestrale che attirano gli impollinatori promettendogli zuccheri e sapori, per poi trasformarli in inconsapevoli diffusori della loro eredità genetica. Allora, il motivo per cui può valer la pena conservare i semi e il modo in cui lo si fa varia a seconda degli obiettivi finali. Il motivo può essere di lasciarne testimonianza e quindi è molto simile a quello per cui si conservano le piante nel loro complesso, con tutti i loro organi rappresentativi possibili, oppure per lo stesso scopo per cui la pianta produce i semi, che è quello di propagare se stessa nel tempo. Perché in fondo, anche se attraverso un processo che è diverso dalla propagazione vegetativa, le piante si rendono eterne, gli animali altrettanto, attraverso il passaggio di generazione, e quindi il seme è la più grande invenzione, mi verrebbe da dire, in questo senso, perché è un organo che comprende al suo interno tessuti, mi si passi questo paragone, della nonna, della mamma e dell'embrione, che è l'ultima generazione, cioè ci sono 3 generazioni che convivono nei tessuti di un seme. E questa struttura complessa è il risultato del tentativo più spinto, più avanzato nell'evoluzione delle piante di garantire che l'ultima generazione sopravviva al meglio e sopravviva in una fase latente. Siccome quest'organo è molto specializzato, molto funzionale, funziona benissimo, laddove le condizioni ambientali della pianta d'origine sono simili a quelle essenzialmente dove esiste una stagione secca, una stagione umida, quindi c'è una stagionalità, sono simili a quelle in una fase dell'anno, a quelle in cui si conservano i campioni d'erbario. I semi conservati in un museo di storia naturale hanno la possibilità di sopravvivere a lungo quanto ce l'hanno nelle intenzioni di chi li ha prodotti, cioè della pianta, e quindi ci può essere una sovrapposizione degli scopi di cui parlavo all'inizio. Quindi si conserva il seme della tale varietà, della tale specie, perché si vuole lasciare testimonianza in futuro, perché proviene da un luogo in cui si è esplorato, eccetera, ma questo non esclude che poi quel seme mantenga una germinabilità a lungo termine. Succede meno, ci tenevo a fare il distinguo, per molte piante tropicali in cui c'è meno stagionalità, perché ci sono delle condizioni che non richiedono alla pianta di far durare molto a lungo in stato latente il proprio embrione, e quindi in quel caso il seme non è specializzato per durare molto. Conservare l'eredità vegetale attraverso le piante e i semi ci permette di avere uno sguardo privilegiato sulla storia naturale del pianeta, di tracciare le evoluzioni e i cambiamenti, ma anche di provare ad anticiparli. L'Erbario Centrale di Firenze è stato fondato formalmente nel 1842, ma alcuni campioni risalgono anche al tardo Cinquecento. Include alcune delle testimonianze più antiche d'Italia
e con i suoi oltre 5 milioni di campioni raccolti e catalogati è fra le collezioni più ampie al mondo. Insieme a Lorenzo Cecchi, uno dei curatori delle collezioni botaniche dell'erbario, siamo andati alla ricerca di queste tracce del passato per comprendere la loro importanza e il loro valore di ieri e di oggi. Dunque, un erbario è essenzialmente una collezione di piante pressate ed essiccate, corredate ciascuna di informazioni legate al momento e alle circostanze della loro raccolta, e funziona più o meno come un archivio biologico e non semplicemente cartaceo, quindi il suo modo di funzionamento e anche le modalità con cui le persone accedono per ricavare informazioni è quello di una biblioteca. Questo è l'erbario oggi. Perché l'erbario è nato, con che caratteristiche e come si è evoluto e lo scopo per cui sono stati fatti erbari fin da 5 secoli fa, quindi fin dal Rinascimento, è faccenda diversa, perché direi che sono nati con uno scopo preciso. Poi le finalità e le priorità di chi conservava l'erbario precedente e lo arricchiva di nuovi campioni sono cambiate, ma non sono mai venute meno le originarie, quindi ogni nuovo insieme di motivazioni ha incluso quello precedente. Gli erbari sono nati, come tutte le collezioni naturalistiche, inizialmente per conservare a medio termine qualcosa che potesse addirittura alle origini stupire un eventuale visitatore quando erano collezioni private, per qualche caratteristica particolare degli oggetti che contenevano. E quasi subito, nella fase rinascimentale, in cui c'era una volontà di conoscere e di conoscere attraverso la prova concreta degli oggetti, quindi di comunicare la conoscenza come strumento didattico. Per questo dico a breve e a medio termine, perché l'obiettivo di chi ha inventato il modo di conservare le piante in un erbario non era quello di che arrivassero fino a noi, era che arrivassero, direi, all'inverno, perché gli studenti potessero vedere in bella forma un fiore che d'inverno non avrebbero potuto mostrare. Questa intuizione ha spinto, a partire dal Rinascimento, naturalisti e biologi a raccogliere negli erbari queste testimonianze e costruire gigantesche biblioteche delle specie. Creando delle ipercapsule botaniche, ha scritto il giornalista Renato Bruni, che permettono di disegnare un Atlante delle estinzioni, compiute o in atto, in cui trovare, attraverso le evoluzioni delle piante, un'immagine della nostra contemporaneità. Cosa succede dopo? Che le persone continuano a girare, continuano a approfondire, e più che, lo dico con tutti i sei ma del caso, più che scoprire qualcosa di nuovo, si scopre quello che già si conosceva approfondendone la conoscenza. Per esempio, lo si scopre in un luogo diverso da dove lo si è scoperto la prima volta. Si scopre che esprime delle forme diverse da quelle che si riteneva fossero le sue proprie, eccetera eccetera. Cosa vuol dire? Che indagare la biodiversità cambia di livello, non siamo più a livello di specie, per cui un museo o una collezione è completa se di quel tale gruppo ha almeno un campione, diciamo oggi, di una certa specie, ma in realtà si arricchisce di tutte le testimonianze della specie, perché quando cambiano il luogo e il tempo in cui li si è raccolti, i campioni ci danno un'informazione aggiuntiva. Lì comincia a configurarsi l'oro dell'archivio. Cioè, e questo ripeto non vale solo per le collezioni botaniche, cioè adesso io, se esploro qualunque dei settori di questo erbario, trovo centinaia, anche centinaia di campioni di una stessa specie, che non sono affatto ridondanti, perché sono stati raccolti nel corso di 2 secoli, mi dicono come si è evoluta la sua distribuzione nel tempo, mi dicono come si è, volendo anche mi danno delle informazioni storiche su chi li ha raccolti, perché c'è sempre una firma, e quindi quali fossero le possibilità di raccogliere, le modalità, eccetera, quelle qua. Ma al di là di questo, proprio da un punto fisico e scientifico, mi danno informazioni che sono importanti per la geografia delle piante e anche per la storia. Ecco che gli erbari assumono un ruolo involontariamente, cioè per stratificazione della loro storia, che è completamente nuovo, inedito e singolare, unico rispetto a qualunque altro tipo di oggetto di ricerca attuale, perché se oggi noi pensiamo alle tecniche di indagine della biodiversità, sono incomparabilmente migliori e più dettagliate di quelle che ci potevano essere all'epoca di Cesalpino, ma nessuno oggi si può inventare un campione dell'epoca di Cesalpino, si potrebbe inventare se non l'avesse raccolto lui. Quindi chi oggi, per esempio, studia l'introduzione di una pianta esotica nella coltura agricola dei nostri luoghi, oppure l'inizio dell'invasione di una pianta invasiva dei nostri territori, non lo potrebbe fare in maniera propriamente scientifica se si limitasse a leggere delle testimonianze.
perché ci sono sempre dei dubbi su quello che uno ha scritto in passato, è vero, se l'identificazione di quella specie era vera, ma lo può fare in un erbario che ha come questo 500 anni, perché ci sono i primi campioni raccolti della specie, c'è scritto dove sono stati raccolti. E quindi è capitato poi questi luoghi sono una scoperta continua, perché ripeto, sono luoghi dove il singolo campione entra per uno scopo che può essere in sé abbastanza circoscritto come ambizioni, ma poi l'insieme dei campioni produce qualcosa che è più della somma, perché oggi noi possiamo fare comparazioni e analisi che nessuno di quelli che ha dato il singolo campione poteva aspettarsi di fare, e questo aumenta enormemente la capacità di capire anche le possibili evoluzioni future, perché quando tu hai molti punti su un qualunque parametro che definiscono un fenomeno dinamico, a quel punto puoi immaginare anche di proiettarlo verso il futuro e quindi di usare questi strumenti vecchi, questo materiale antico, per capire cosa potrebbe succedere di questo passo tra 10 anni, tra 20 anni. Lo fai non guardando al singolo pacchetto. Percorrere le stanze dell'erbario significa avere accesso a una ricchezza immensa in termini di specie, non solo quelle scomparse. È una cronaca del passato, forse, ma il suo ruolo non è di sola testimonianza. Le piante e i fiori, i semi e le loro varietà ci raccontano di un equilibrio fragile in cui basta un piccolo spostamento perché tutto cambi. Ci raccontano anche le storie della Terra e sono un monito sull'importanza di conservarla e garantirgli un futuro. Penso sia utile come si deve fare un distinguo tra vari tipi di evoluzione e anche fare distinguo tra diversi tipi di estinzione, perché vuol dire fare distinguo tra diversi tipi di diversità. Si è abituati a pensare che la biodiversità sia quella delle specie, che è la cosa più facile da immaginare, da intuire, da inquadrare anche per un non addetto ai lavori, ed è sicuramente quella più grave, perché la specie è un oggetto, tra virgolette, un insieme di oggetti che è stato necessario molto tempo per configurare come lo sono attualmente. Resta il fatto che l'evoluzione non si ferma mai e quindi c'è una gradualità completa tra le differenze che si generano dal caso e dalla necessità nel corso del tempo tra quello che sono oggi considerate classi distinte, ordini distinti, specie distinte, popolazioni distinte, varietà, morfotipi distinti. Cioè, cosa vuol dire? Che io posso dire che questa è una roverella, ma nessuno mi direbbe che anche questa lo è, ma queste due sono diverse. In che termini sono diverse? Per ora potrebbero esserlo solo perché hanno ereditato dai genitori qualcosa di un po' diverso, come io ho gli occhi neri e qualcun altro ce l'ha azzurri, ma questo qualcosa potrebbe essere il presupposto per una variazione più sostanziale. Quindi questo serve per capire che il fatto che il pianeta abbia consentito nel tempo il generarsi della diversità è stato fondamentale perché poi ciascun gruppo di organismi abbia potuto adattarsi alle variazioni del pianeta. Quindi la biodiversità non è qualcosa, è qualcosa che noi fotografiamo come stabile in un singolo momento, ma è qualcosa che si evolve e si evolve grazie al fatto che esiste. Quindi io potrò avere una biodiversità diversa tra 1 milione di anni, ma anche tra 10 anni, grazie al fatto che oggi garantisco la sopravvivenza di quella che c'è, secondo le modalità naturali. E quindi è estremamente allarmante che io acceleri il processo di impoverimento della biodiversità. Tra l'altro la biodiversità è anche qualcosa che ha a che fare con le relazioni tra organismi, quindi c'è anche un livello superiore, non si limita alla singola entità, ma al fatto che quell'entità, quell'oggetto, quell'organismo interagisce con qualche altro organismo. E questo è qualcosa che perdo ancora prima di perdere l'organismo, perché se io penso a una specie di scimmia che viveva in un equilibrio nella foresta atlantica brasiliana, attraverso una serie di interazioni, attraverso il fatto che mangiava quella data pianta, disperdeva i suoi semi e quindi quella pianta beneficiava dell'azione della scimmia, eccetera. Se anche io dico ancora non si è estinta quella scimmia, ma gli unici esemplari ce l'ho negli zoo, io ho già perso una parte di quella biodiversità. Perché nessun genitore di quella scimmia, faccio l'esempio non a caso, insegnerà ai propri cuccioli che quella pianta si può mangiare. Quindi anche se poi un domani dico va bene la rilascio in natura, probabilmente io ho già perso quel tipo di informazione stratificato nelle relazioni. Quindi ora, tornando al tema generale, io credo che sia importante distinguerlo perché a quel punto si capisce che è importante conservarlo a tutti i livelli. Il livello più mortificante, anche se importante, per cui noi abbiamo un ruolo fondamentale come collezione naturalista è quello di testimoniare. Ci sono dei colleghi che
con un certo pessimismo che qualche volta viene da condividere, dicono attualmente noi lavoriamo solo per lasciare testimonianze per il futuro di ciò che c'era e di ciò che quasi certamente non ci sarà più. E questo riguarda le specie, le varietà. Ma ovviamente nel farlo si consente sia anche molto tempo dopo di risalire a ciò che c'era e di cercare di recuperarlo nel modo in cui dicevo prima. Qualche volta i semi sono ancora vitali, qualche volta c'è un pezzetto di DNA che si può estrarre e capire come era fatto un oggetto e cercare di ricrearlo. Sono famosi diciamo i progetti avveniristici alla Jurassic Park, ma è qualcosa che in realtà si può realmente fare con l'avanzamento delle tecniche. Ma il modo migliore, fatti tutti questi assunti, per conservare la biodiversità è evitare che scompaia, non cercare di recuperarla dopo che è già scomparsa. Quindi ovviamente il modo migliore è conservarla, e per quello che ho detto legato alle relazioni, conservarla prima di tutto in situ, cioè nei luoghi dove vive, dove si realizza. Dai semi non passa soltanto la sopravvivenza della pianta stessa, ma la nostra e quella del pianeta. È per questa grande potenza che l'interesse e il fascino nei loro confronti, nonostante la scienza abbia analizzato e compreso gran parte del loro funzionamento, non sono mai tramontati. Soprattutto perché dentro questi piccoli contenitori di DNA si trova una cronaca dei cambiamenti, delle epoche e delle cause che hanno portato alla scomparsa di particolari specie. Sono la testimonianza vivente della grande varietà di elementi che caratterizzano la natura e che chiamiamo comunemente biodiversità. Avete ascoltato Germogli, il podcast sulla cucina rurale e l'agricoltura biologica prodotto da Made in Nature, il progetto europeo per la promozione e la diffusione dei valori del biologico in Italia, Francia, Germania e Danimarca.